Buongiorno a tutti e benvenuti a un nuovo incontro con Teia Associazione Culturale. Oggi parliamo di Lord Byron, il grande poeta romantico per eccellenza, che ha vissuto la sua vita in nome della libertà. La difesa della libertà inizia a Londra per Byron nel 1812, quando in un celebre discorso alla Camera dei Lord in Parlamento difende i diritti della classe operaia. Un lord che difende una classe sociale che non è la sua è una rivoluzione a quei tempi. E proprio per questo ne paga il prezzo e si vede costretto ad allontanarsi dalla patria, anche per altri motivi che sempre richiamano questo suo essere una voce libera e fuori dal coro, che mette in discussione l'ordine costituito. Parte dunque e inizia a viaggiare per ritrovare lo slancio della libertà, lo slancio della purezza dei suoi ideali. Fa viaggi straordinari, meravigliosi in Spagna, in Svizzera, Albania e Grecia, sempre alla ricerca di una bellezza assoluta della natura, dell'arte e della poesia. Tutte queste esperienze saranno protagoniste della sua opera più famosa, Il pellegrinaggio del giovane Aroldo, opera appunto autobiografica. Quando arriva in Italia, approda prima a Milano, città però troppo severa e monotona per il suo temperamento, in cui lo annoiano i salotti letterari troppo impegnati. Poi finalmente arriva a Venezia, dove resterà per ben 3 lunghi anni. E anche noi insieme a lui ci fermiamo ora in questa splendida città. Byron trova in Venezia la quintessenza non solo del suo idealismo romantico, del suo amore per la bellezza e la libertà, ma di Venezia ama la bellezza decadente, quella della Repubblica, della Serenissima, che ormai non c'è più, perché è invasa dal dominio austriaco. È come se scegliesse di vivere solo nel ricordo puro e intatto di una Venezia che non c'è più, ma che vive e splende in ogni respiro. La sua vita è completamente immersa tra i colori di questa città, il carnevale, le maschere, i teatri, i ricevimenti. Scrive e compone tantissimi versi. Byron a Venezia, stanco anche della vita sregolata e di eccessi mondani, pensate, si ritira per ben 50 giorni consecutivi all'isola di San Lazzaro degli Armeni, dove vive una comunità spirituale di monaci vicino al Lido di Venezia. La scelta di questa comunità non è un caso, ovviamente. Qui Byron ritrova l'ispirazione degli ideali di difesa della libertà, della cultura orientale armena, scrivendo non solo un dizionario di traduzione della lingua armena e inglese, ma compone anche uno dei canti più belli della sua opera, Il pellegrinaggio del giovane Aroldo, il quarto canto. Ironia della sorte, sarà proprio in Oriente, in questa Grecia che lo aveva affascinato per la sua cultura, che Byron troverà la morte combattendo da eroe a favore dell'indipendenza della Grecia contro l'invasione ottomana. Avviciniamoci quindi al quarto canto, dedicato a Venezia e all'Italia. Immaginiamoci ora Byron ispirato nella pace e nel silenzio di questo monastero. Guarda Venezia a distanza e prova nostalgia per la perduta libertà della Serenissima. Prova nostalgia per gli antichi fasti di questa Repubblica che ora non c'è più. Ora anche Venezia è caduta sotto il dominio austriaco. La città sembra sorta dall'acqua come per magia. La sua magnificenza è ancora presente. Venezia è una creatura immortale e trasforma la poesia di Byron in un'armoniosa melodia che echeggia, ricordando il tempo che fu. Ora leggiamo il quarto canto. Stetti a Venezia, sul ponte dei sospiri,
Da una parte un palazzo, dall'altra una prigione. Vidi i suoi edifizi sorgere dalle onde come al tocco della bacchetta dell'incantatore. 1000 anni stendono attorno a me le loro ali nebulose, ed una gloria morente sorride sui tempi lontani, allorché tante terre soggette volgevano lo sguardo verso le marmoree moli dell'alato leone. Ove Venezia sedeva nella sua solennità troneggiante sulle sue 100 isole. Essa sembra una cibele marina, emergente, fresca dall'oceano, col suo diadema di orgogliose torri nella diafana lontananza, con maestoso incesso, signora delle acque e della loro potenza. E tale essa fu.